Mussolini. Chi? Ellie Schlein? Ma sì. Ma Ellie Schlein, salve, sono Benito Mussolini. Ti ho fatto chiamare io. Tutto bene? Bene, me ne compiaccio. Ti ho fatto chiamare perché mi è giunta notizia dell'enorme legnata che hai preso in queste elezioni comunali e cara Ellie, devo dirti che mi è tornata l'ulcera, sì, mi è tornata l'ulcera! E questa è una cosa che l'Italia non può permettersi, assolutamente, anche il mio farmacista tra l'altro. Quindi Ellie, come hai reagito a questa incredibile sconfitta? Cosa? Ti sei messa a piangere? Da solo? In un angolino? Ma no, Ellie, devi reagire, ricorda che in politica la persona che arretra è sempre perdente, sempre l'attacco, per cui Ellie dobbiamo passare al piano B, innanzitutto migliorare la comunicazione, sì, mi hanno detto che non twitti, ora io non so cosa voglio dire questo tweet, però cribbio, se c'è da twittare dobbiamo twittare, sì, dei messaggi brevi, dei slogan ripetuti incessantemente, innanzitutto mi licenzi l'armocromista, non so cosa voglia dire, ma te la devi togliere dalle scatole, cosa ti ho consigliato? Il lilla con il rosa pois e il giallo, lascia perdere, il nero, Ellie, il nero funziona sempre, nel tuo caso forse anche il rosso, ma io preferisco il nero, sai com'è. In ogni caso Ellie, sì, dobbiamo darci da fare degli slogan del tipo credere, obbedire, nuotare, tu in mezzo alla terra alluvionata lì in Romagna che nuoti mentre lanci un tweet, in costume da bagno, sì, un bikini, sì, qualcosa di sexy, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, cara Ellie, facciamo un film su di te, sì, una serie Netflix, già la vedo, prendiamo un regista straniero, un americano, ma tu hai il passaporto americano, poi c'è un conflitto di interessi, no, un regista britannico, ecco, sì. Facciamo un remake di un film di Stanley Kubrick, Shining, ti piace? Tutto il mondo? Non sei entusiasta? Ma come? Lascia perdere. E poi Ellie, dobbiamo curare i temi che veramente interessano gli italiani. Innanzitutto l'LGBTPSFI, KLMNI, non lo so, no, cos'è LGBT? Cosa? Q, più, meno, ma anche il meno, il per, il diviso, li facciamo tutti, Ellie. E questo è importante, ogni italiano, infatti la mattina si sveglia magari senza lavoro, la prima cosa che dice è l'LGBTQ, KLMI, più per, il diviso per, chiaramente. E poi se l'interlocutore ti mette in crisi, Ellie, parliamo del pericolo fascista. Sì, fascista. Parla di fascismo. Ellie, poi di un lato parla di fascismo, te lo dico io. Ma vuoi sapere che ne sa più del fascismo di me? Ecco, ci mancherebbe altro. Sì, questo pericolo fascista, anzi ti dico anche una cosa. Facciamo un paragone, il fascismo è contagioso, sì, se trovi un fascista diventi fascista anche tu, anzi distanziamento sociale, se uno è fascista è come un virus, è come il Covid, è l'idea, facciamo un lockdown a Predappio, sì, Predappio in lockdown, già lo vedo, Predappio in lockdown, in diretta televisiva, sì, e facciamo un pass, un black pass, anzi un red pass, ecco, se non sei fascista, red pass passi, se no resti a casa e rompe le scatole, ti piace questa idea, Ellie? Perché a me mi rende entusiasta, e poi Ellie, dobbiamo fare un quadretto familiare, e certo, Giorgia Colmerone arriva lì con la bambina, col compagno, ma noi siamo moderni, Ellie, tu arrivi con la tua compagna, cos'è? Qual è il problema? Non vuole farsi vedere? Vuole essere invisibile? E allora, Ellie, ti dico che si arriva in 4. Facciamo un quartetto, Ellie, ascoltami. Francesca Pascale, Paolo Turci, tu e la tua compagna, i fantastici 4. È chiaro? Francesca Pascale fa l'uomo torcia, donna torcia, insomma, colui che torcia, ecco, così non tocchiamo il gender. Paolo Turci farà Mr. Fantastic o Mrs. Fantastic, ecco, la tua compagna fa la donna invisibile e tu farai la cosa. Per forza devi fare la cosa. No, prendiamo l'armocromista e ti vestiamo di arancione, Di arancione, sei la cosa. Anzi, iniziamo la campagna elettorale a Bari, A Bari, sì. Così la gente quando ti guarderà dirà, e che cosa? Voglio dire, è una cosa potente, sì. Già me ne immagino, i Fantastici 4 e tu la cosa, tutta vestita di arancione, L'armocromista, sì, però la chiamiamo solo per 2 giorni, quella costa un sacco di soldi, Mi raccomando, Ellie, andiamoci piano, sono soldi dei contribuenti anche, sarà una campagna elettorale incredibile, la cosa è Shining contro la cosa, facciamo la seconda stagione su Netflix, Ellie, sì,
finalmente potremo conquistare la fiducia degli italiani e Ellie sarai tu l'artefice di tutto questo. Non ti preoccupare, io sono dietro le tue spalle, io ti guardo Ellie mi raccomando, se sei in difficoltà, fascista, ecco, oh, perfetto, ciao Ellie, stammi bene, sei contenta, molto bene, ciao. Mi passi Bonaccini? Ah, Bonaccini, salve, sono Benito Mussolini, ti ha fatto chiamare. Tutto bene? Bene, compiaccio. Sembra che Ellie Schlein ormai sia arrivata a capolinea e quindi, caro Bonaccini, dobbiamo attivare il nostro piano C. Le istruzioni sono arrivate dagli uomini di Davos puntuali e irrevocabili. Questo è quello che dovrai fare. Per cui, Bonaccini, ascolta!